Rieccoci, come vedete quest'oggi, con un nuovo mazzo di arcani, di tarocchi, un mazzo che appunto non ho mai usato sul canale, i tarocchi della sensualità Wicca. Ovviamente è un mazzo molto bello, anche perché, come appunto ci ricorda il suo stesso nome, ovviamente riprende la simbologia e ovviamente l'aspetto prettamente iconografico proprio dal credo Wicca. Ovviamente, ragazzi, rispetta la struttura tradizionale sicuramente dei 78 arcani, ma lo fa ovviamente tenendo conto maggiormente degli aspetti emotivi, sentimentali, relazionali e soprattutto erotico e sessuali, quindi ovviamente gli aspetti più pratici, se così vogliamo dire, piccanti e ovviamente anche materiali di un rapporto, di una conoscenza, di una determinata situazione o evento. Ovviamente però non unicamente soffermandosi sull'aspetto meramente appunto erotico, ma anche e soprattutto da un punto di vista spirituale ed emotivo. Quindi sicuramente garantisce un'indagine maggiore per quanto appunto riguarda stese o argomenti di tipo appunto erotico sentimentale. Argomento che molto spesso, soprattutto per esempio in coppie da poco appunto nate, è appunto un argomento, è un tasto piuttosto delicato che ovviamente rende ancora più importante la lettura per cercare di capire effettivamente se ci sia feeling o meno tra due determinate persone, ma ovviamente anche è un mazzo utilissimo nel caso in cui ci si vada ad occupare di una coppia di vecchia data per riuscire a capire quale tipologia di feeling ci sia tra ovviamente queste due persone e se ci sia ancora ovviamente del feeling tra le due persone. D'accordo? Quindi, ovviamente, ragazzi, io non sto in questo video a mostrarvi chiaramente carta per carta, lo faremo man mano che procederò nelle varie stese, in questa stesa e ovviamente in tantissime altre. Voi avrete notato che appunto io tendo ad alternare i vari mazzi, era da molto tempo che aspettavo di poter appunto utilizzare finalmente questo mazzo e di conseguenza lo faremo, come avrete già letto appunto dal titolo, per cercare di indagare il vostro prossimo incontro con una persona che vi piace o che state frequentando o con la quale avete appunto una storia, frequentazione, rapporto che può essere ovviamente un rapporto completamente libero tra due persone libere oppure anche un rapporto con una persona impegnata nel caso appunto in cui lui possa essere impegnato oppure voi o addirittura entrambi. Cerchiamo dunque di capire come sarà il vostro prossimo incontro e ovviamente anche quale tipologia di attesa ripone soprattutto l'altra persona in riferimento a questo incontro. Effettuerò questa stesa con ovviamente il metodo degli 8 arcani, proprio perché a mio avviso è il migliore per quanto riguarda proprio l'analizzare il presente di una determinata situazione, ovviamente con sguardo anche verso il futuro. D'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque stia vivendo appunto una storia, una frequentazione da più o meno tempo con una persona che possa essere appunto più o meno impegnata, cerchiamo appunto di capire come, dove, quando avverrà, come sarà appunto il vostro prossimo incontro, cercando anche di avere eventualmente delle indicazioni temporali circa questo incontro. Cerchiamo di capire come lui sta vivendo ovviamente questa attesa, quindi prima di potervi vedere in questi giorni, in queste settimane. Ecco, su cosa eventualmente non fare affidamento in riferimento a questa persona, quindi diciamo i punti deboli della storia e ovviamente lasciamo parlare il karma. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora allontaniamo momentaneamente, ma ovviamente ragazzi solo momentaneamente, dal tavolo di stesa appunto il resto del mazzo, in modo da permettervi di appunto avere le carte ben davanti appunto alla telecamera. Allora, vedete che sono carte comunque ovviamente ben fatte, sono carte sicuramente molto robuste e resistenti, e ovviamente anche perché sono dello scarabeo, che ha assolutamente il massimo ovviamente della credibilità e soprattutto della garanzia, quindi sono carte veramente ben fatte. Dunque, iniziamo appunto con la prima posizione, ossia appunto cerchiamo di capire il presente del rapporto tra voi e questa persona, cioè come questa persona sta attendendo il momento appunto di potervi vedere, i pro e i contro della situazione, cioè su cosa fare affidamento, gli aspetti positivi del vostro rapporto e invece appunto gli aspetti negativi, cos'ha questa persona nel cuore, l'ambiente che lo circonda, quale tipologia appunto di influenza ha su questa persona, parola al karma, quindi che cosa ovviamente andrete a vivere con questa persona a prescindere dai vostri comportamenti e dalle vostre rispettive azioni, il consiglio ovviamente degli arcani e ultima posizione il futuro, ovviamente ragazzi a seconda chiaramente delle tempistiche identificate dall'arcano estratto, perché voi sapete che ciascun arcano ha una propria periodizzazione ben precisa. D'accordo? Dunque, torniamo alla prima carta e dunque cerchiamo di capire come sta vivendo il presente appunto di questa storia, questa persona. E qui abbiamo ovviamente il cavaliere di denari. Allora, questa è una persona che vi desidera, perché sicuramente parliamo di denari. È una persona che ovviamente molto affascinata, molto attratta da voi, perché i denari si rifanno sicuramente appunto all'aspetto prettamente materiale di un rapporto, quindi è una persona molto attratta, una persona molto affascinata, è una persona che ha tutte le intenzioni di proseguire nel rapporto con voi, quindi dal suo punto di vista non ci sono motivazioni che possano portare questa persona ad allontanarsi, perché i denari parlano sempre, ragazzi, ormai lo sapete, di tempistiche lunghe, quindi una persona che ha intenzione comunque di assolutamente vedervi, frequentarvi e di trascorrere del tempo con voi, soprattutto ecco da un punto di vista direi materiale. Quindi sicuramente è una persona che ha piena fiducia nel vostro rapporto, d'accordo? Quindi è però un cavaliere di denari. Qual è, ragazzi, la caratteristica dei personaggi di denari? Muoversi lentamente e non temere il trascorrere del tempo. Cioè, cosa vuol dire questo? Che i personaggi di denari vedono molto spesso, diciamo, nelle tempistiche anche lunghe, non un enorme, diciamo, ostacolo alla realizzazione dei loro sogni e desideri, anzi vedono spesso nel tempo un ottimo alleato. Quindi questa persona è convinta che ovviamente il tempo vi permetterà in qualche modo di conoscervi meglio, di saggiare meglio, diciamo, il vostro rapporto, dando a ciascuno, a se stesso e a voi, la possibilità di conoscervi meglio e quindi anche ovviamente di acquisire, vi ripeto, fiducia, sentimento e di accrescere il desiderio. D'accordo? Quindi, nonostante possa sembrarvi effettivamente a volte un po' lenta questa persona nel decidere, per esempio nel rapportarsi a voi, posso garantirvi che questa persona lo fa, ma non perché sta cercando di prendere tempo, sta ragionando perché è insicura e decisa, no, anzi, perché è una persona che vuole ovviamente in qualche modo cercare di dare valore e quindi comunque di rendere fondati i suoi desideri e i suoi progetti. Voi direte progetti? Sì, perché parliamo appunto di un cavaliere di denari, cioè è una persona che non si fa unicamente ovviamente guidare, per fortuna, direi io, soltanto dall'aspetto fisico, d'accordo? Ma è una persona che si ferma a ragionare, d'accordo? Quindi è una persona che vuole ponderare la situazione, anche e soprattutto
nel caso in cui questa persona sia impegnata, d'accordo? Cioè nel caso in cui il vostro sia un rapporto con una persona appunto impegnata, sposata, fidanzata, convivente, ecco, questa persona sta cercando di valutare i pro e i contro della situazione, perché è una persona molto coraggiosa. Parliamo di un cavaliere, quindi è una persona che nel momento in cui si sente veramente, diciamo, decisa questa persona di scegliere, lui la scelta la fa. Quindi anche nel caso in cui sia una persona impegnata, non dovreste immaginare di avere al vostro fianco la classica persona che tiene il piede in due scarpe per 20 anni. È una persona che potrebbe arrivare tranquillamente ad una scelta. E lo farà però ovviamente a ragion veduta, cioè dopo aver effettivamente, vi ripeto, valutato e ponderato, vedete, con astuzia, con intelligenza, quindi non facendosi guidare soltanto dall'istinto, quindi dalla sessualità, cosa e come ovviamente agire. Ma questa è una persona pronta ad agire, cioè è una persona coraggiosa, non si tira indietro, quindi è una persona che sa affrontare le sue responsabilità, anche se, vi ripeto, potrebbe avere, diciamo, come, se vogliamo, lato forse più negativo, un po' troppa lentezza, ma vi ripeto, cercate di dare una lettura positiva a questo suo procedere lentamente, cioè vuole essere sicura questa persona, ma non perché ovviamente è una persona che non prova attrazione, l'abbiamo detto, parliamo di denari, quindi è una persona fortemente attratta da voi, ma è una persona pronta addirittura, nel caso in cui sia una persona impegnata, ad una scelta, quindi è una persona che vuole cercare di capire oltre il sesso, oltre l'erotismo, oltre questa attrazione, queste fiamme, questa passione tra di voi, cosa c'è? Quindi è una persona che ci va, sì, magari lentamente con i piedi di piombo, ma ci va, cioè nel senso comunque procede, d'accordo? Quindi non è una persona spaventata dal futuro e nemmeno dalle lunghe tempistiche. Allora, parliamo di denari. Qual è l'altra caratteristica del cavaliere di denari? Questa potrebbe essere una persona che potrebbe, nel caso in cui tra di voi non ci sia una vera e propria storia, ma una frequentazione, voler ancora per un certo tempo continuare, diciamo, a fare la parte dell'amicizia, quindi dell'amico con benefits, tra virgolette, diciamo, no? Perché, vi ripeto, per la stessa motivazione, cioè è una persona che non ama disgiungere il sentimento, quindi l'aspetto mentale e sentimentale, dall'aspetto fisico. Quindi vuole capire se impegnarsi realmente in una storia ufficiale o meno. Quindi potreste continuare ancora per diverso tempo, considerandovi semplicemente appunto due persone che si stanno frequentando, quindi non necessariamente volendo ufficializzare, cioè tra una settimana ci fidanziamo ufficialmente. No, assolutamente no. D'accordo? Quindi potrebbe essere una persona che voglia continuare, diciamo, una sorta di conoscenze in amicizia, ovviamente però sfruttando anche da un punto di vista fisico e chiaramente sessuale il vostro rapporto, ma non vuole disgiungere i due piani. D'accordo? Però assolutamente una persona che vi desidera e non vede l'ora di vedervi, anche se potrebbe comunque preventivare dei giorni in più rispetto al desiderato, ma la cosa non la spaventa. Vediamo ragazzi invece in questa posizione ovviamente gli aspetti positivi, cioè che cosa lui vede di bello in voi, nel vostro rapporto e ovviamente viceversa, e dunque gli aspetti sui quali potreste far leva eventualmente per cercare di approfondire questo rapporto. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 6 di bastoni. Allora ragazzi, 6 di bastoni ci parla di successo. Quindi obiettivamente questa è una persona, bastoni, quindi si sente innanzitutto molto attratta da voi, ma è una persona che ovviamente vi vede come la donna giusta al suo fianco. Quindi è una persona assolutamente ben soddisfatta per quanto riguarda il vostro futuro. Quindi è una persona che dà già per scontato che tra di voi, nel caso in cui ovviamente ci sia un vero e proprio rapporto anche ufficiale, per esempio diventiate fidanzati piuttosto che addirittura conviventi o sposati, ecco, questa è una persona che dà per scontato ovviamente
la riuscita del rapporto e che sicuramente voi potreste essere, diciamo, una coppia ben assortita. Perché ovviamente vede in voi come la donna giusta, una donna bellissima, dai caratteri fisici vedete molto prosperosi, quindi una donna molto femminile, molto sensuale, una donna vedete ammirata da tantissimi altri uomini, quindi la donna giusta e ideale per, diciamo, aumentare di una certa misura la propria autostima. Cioè voi dareste lustro a questa persona, cioè si sentirebbe gratificata al massimo nell'avere voi al suo fianco. Quindi è una persona che ovviamente vede in maniera molto positiva il vostro feeling, soprattutto, vi ripeto, il feeling fisico, perché parliamo di bastoni. Quindi è una persona che vede in voi, vi ripeto, la donna giusta e ideale, desiderata da tanti altri uomini, invidiata anche da altre donne, ma comunque la donna ideale. E ovviamente di cui lui sarebbe fiero e orgoglioso. Quindi il 6 di bastoni è la carta della vittoria, perciò si potrebbe vantare addirittura davanti a tutte le altre persone di avere al suo fianco una donna di tal valore. Quindi ha un'immagine perfetta di voi. E ovviamente, vi ripeto, dà praticamente per scontato che tra di voi il feeling, soprattutto fisico, sarebbe alle stelle. Quello che invece lui deve verificare con appunto il cavaliere di denari di cui vi ho parlato poco fa, è soprattutto l'approccio mentale, perché dal suo punto di vista, per quanto riguarda l'aspetto fisico, non ci sono problemi, cioè siete la donna ideale per quest'uomo, addirittura vi ripeto, invidiata da altre donne e desiderata da tantissimi altri uomini, cioè voi dareste veramente lustro a quest'uomo, ha un'immagine di voi veramente molto molto bella e importante. Quindi da un punto di vista fisico non ci sono assolutamente problemi, cioè siete veramente il suo ideale in assoluto di donna o comunque di compagna, d'accordo? Vediamo in questa posizione i suoi sogni e i suoi desideri, ma magari anche le sue paure. Allora, in questo caso abbiamo appunto il cavaliere di coppe. Questa è una persona che ha voglia di innamorarsi, Allora, è una persona a cui manca molto l'amore, a cui mancano le gioie dell'amore, perché il cavaliere di coppe, vedete, questo giovane baldanzoso che appunto arriva felicemente verso di voi con questo sole che scalda e che porta passione e ovviamente questa coppa che è la coppa ovviamente dell'amore, del desiderio fisico e della passione. Quindi è una persona che ovviamente ha voglia di vivere e rivivere, nel caso in cui sia una persona impegnata, le gioie dell'amore e del sesso. Ed è una persona che ha voglia di vivere momenti appunto romantici, come tipico del cavaliere di coppe, ha voglia di vivere quelle serate a lume di candela, momenti di grande intimità, di grande complicità, trascorrere per esempio serate sul modello del tête-à-tête romantico, fare una cena altrettanto romantica, passeggiate al chiaro di luna, cioè questa è una persona che ha voglia di vivere proprio le gioie dell'innamoramento e successivamente dell'amore. Quindi per esempio avrebbe voglia di dedicarvi una canzone, dedicarvi qualcosa di romantico, scrivervi una lettera. Questa è una persona che è capace di gesti di questo genere, ma che sino ad ora sono stati castrati o perché non ha trovato la partner ideale che in qualche modo gli abbia mai fatto provare certe emozioni, certe sensazioni, oppure perché evidentemente ha trovato partner che non erano a loro volta invece disponibili ad accettare situazioni del genere. Quindi il cavaliere di coppe ci parla di una persona che ha tremendamente voglia di vedervi, di contattarvi, parliamo di coppe, quindi a breve, per cui entro pochi giorni questa persona vi scriverà, perché parliamo di coppe, quindi si sta parlando proprio di pochi giorni, e ha intenzione di invitarvi, quindi vedervi, incontrarvi, anche semplicemente raggiungervi a casa vostra o voi a casa sua. Vi ripeto, una cenetta romantica o, nel caso in cui per esempio abitiate lontani, una videochiamata particolarmente, diciamo così,
eroticamente spinta, oppure potrebbe essere appunto una persona che potrebbe proporvi un viaggio insieme, uno spostamento insieme, perché parliamo appunto di un cavaliere, quindi per esempio un weekend di fine estate. Fatto sta che questa è una persona che ha intenzione di scrivervi a breve e di continuare a sentirvi, e soprattutto, vi ripeto, vuole invitarvi questa persona, vuole vedervi, vuole uscire con voi, vuole stare con voi, d'accordo? E vuole, vi ripeto, riprovare proprio le gioie dell'amore, perché questa è una persona che, ragazzi, potrebbe dare tanto, ve l'ho detto anche con il cavaliere di denaro, una persona coraggiosa, cioè saprebbe prendersi le sue responsabilità anche nel caso in cui sia una persona impegnata, quindi una persona che per amore potrebbe veramente fare follie, tipico del cavaliere di coppe. Vediamo però quali sono obiettivamente gli aspetti negativi, cioè su cosa obiettivamente invece non far tanto affidamento in riferimento a questa persona. E qui abbiamo il fante di coppe. Allora, nel caso in cui questa sia una persona impegnata con figli, perché appunto di solito il fante di coppe rappresenta appunto una persona già padre o madre, quindi genitore che ha un figlio o una figlia femmina o anche più di uno, ecco, questa persona dedica molto tempo e una buona parte dei propri pensieri e quindi anche, ahimè, delle proprie preoccupazioni in riferimento ai propri figli o a un figlio o ad una figlia in particolare che sta attraversando un momento anche psicofisico che lo preoccupa. Io mi auguro non abbia problemi di salute, assolutamente me lo auguro con tutto il cuore. Potrebbe però avere per esempio problemi di natura comportamentale, potrebbe per esempio avere problemi scolastici, di apprendimento, quindi ci sono delle preoccupazioni legate a questo figlio, a questa figlia. Attenzione ragazzi, non sono preoccupazioni diciamo infondate, quindi ahimè potrebbe avere diciamo delle preoccupazioni in riferimento a un figlio o ad una figlia che potrebbe, vi ripeto, o non stare particolarmente bene, mi auguro vivamente di no, oppure che potrebbe avere diciamo dei momenti da un punto di vista psicofisico piuttosto altalenanti, quindi un ragazzo o una ragazza molto giovane ma particolarmente umorale, che quindi potrebbe preoccupare particolarmente quest'uomo. Nel caso in cui questa persona non sia ovviamente già padre, quindi non sia genitore, il fante di coppe rappresenta invece appunto delle comunicazioni, perché i fanti rappresentano generalmente o delle persone molto giovani, quindi dei figli, comunque dei nipoti, oppure, vi ripeto, delle comunicazioni che potrebbero risultare un po' ostacolate. Ora, nel caso in cui sia una persona impegnata, le comunicazioni ostacolate sono ovviamente comprensibili, perché sicuramente potrebbe ovviamente esserci una compagna ufficiale che potrebbe controllare ovviamente i suoi movimenti, d'accordo? Quindi WhatsApp, Telegram piuttosto che social. Oppure nel caso in cui sia una persona molto impegnata da un punto di vista professionale, potrebbe, diciamo, dover dedicare molto tempo, per esempio, al proprio lavoro e quindi potervi sentire o scrivere poco. Quindi il fante di coppe in accezione negativa non parla di una totale assenza di comunicazioni, perché vi ripeto che ha intenzione di scrivervi a breve, ma diciamo delle comunicazioni che potrebbero farsi a volte saltuare, quindi non costanti, diciamo, per o diciamo problematiche legate a un figlio o una figlia che desta in lui appunto delle preoccupazioni importanti perché ha delle problematiche realistiche, oppure perché questa persona è troppo impegnata, per esempio sta affrontando dei viaggi di lavoro, perché qui abbiamo per ben 2 volte la carta del cavaliere, quindi potrebbe essere una persona impegnata nel proprio lavoro e quindi doversi spostare per lavoro, potrebbe essere per esempio un militare e di conseguenza obiettivamente questa persona riesce a scrivervi poco, d'accordo? O comunque una persona che diciamo ha fatto per esempio della propria passione, cioè i viaggi, potrebbe essere appunto un freelance che quindi viaggia particolarmente e di conseguenza raggiunge anche aree del nostro meraviglioso pianeta che però permettono una comunicazione a volte effettivamente particolarmente
ostacolata, d'accordo? Quindi le motivazioni possono essere tante, assolutamente realistiche, ragazzi, cioè non è detto che questa persona perda tempo e non voglia chiamarvi, anzi, vi ripeto, questa è una persona che ha voglia di sentirvi, quindi qui ci sono degli ostacoli realistici alla comunicazione, quindi vi ripeto, nei prossimi giorni questa persona ha intenzione di chiamarvi e invitarvi, però nel caso in cui sentiate magari meno questa persona, cercate di non allarmarvi immediatamente, perché qui ci sono dei reali ostacoli che potrebbero dipendere o da reali preoccupazioni in riferimento a un figlio o una figlia che purtroppo non sta particolarmente bene in questo periodo, oppure una compagna particolarmente però presente e stressante, oppure problematiche di appunto natura logistica che potrebbero impedire a questa persona di scrivervi sempre, ma è una persona che ha assolutamente voglia di vedervi e ovviamente di raggiungervi, d'accordo? Quindi non vi preoccupate, perché sicuramente questa persona vi chiamerà e comunque vi vuole assolutamente vedere, nonostante, vi ripeto, la possibile lontananza, d'accordo? Vediamo in questa posizione l'ambiente che lo circonda, come può in qualche modo ostacolare oppure appunto agevolare il vostro rapporto. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora, ragazzi, il 5 di bastoni ci parla di rivalità. Allora, o effettivamente, come lui immagina, e ve l'avevo detto con i 6 di bastoni, voi siete molto corteggiate, quindi lui è gelosissimo, perché il 5 di bastoni parla proprio di gelosia e quindi di forte rivalità, oppure lui è impegnato e ha una compagna particolarmente gelosa. Quindi effettivamente ci sono dei rivali nella sua o nella vostra vita, o comunque qualcuno che mira in qualche modo ad occupare il posto al suo fianco o obiettivamente al vostro. È chiaro che nel caso in cui lui sia impegnato è la compagna ufficiale, nel caso in cui lui non sia impegnato possono ovviamente esserci altre donne che possono ammirarlo e ovviamente in qualche modo corteggiarlo. Ovviamente può succedere, ragazzi, soprattutto se è una persona di bell'aspetto, d'accordo? È ovvio che poi dipende da lui, sta a lui poi tenere a debita distanza queste persone, ma ovviamente ci può stare che questa possa essere una persona ovviamente corteggiata anche da altre persone, vi ripeto, soprattutto se è una persona di bell'aspetto, e quindi qui ci potrebbero essere. Stessa cosa vale per voi, quindi anche voi potreste avere più di una persona molto interessata a voi, come appunto ci diceva questo 6 di bastoni. Quindi lui potrebbe essere particolarmente geloso e avere ovviamente paura di perdervi. Oppure, vi ripeto, nel caso in cui voi siate impegnate, geloso è il vostro compagno ufficiale. Nel caso in cui lui sia impegnato, gelosa può essere la sua compagna ufficiale. Quindi il 5 di bastoni ci parla appunto di gelosia, ci parla di rivalità, cioè in questo caso ci potrebbe essere molta gelosia o da parte vostra o ovviamente da parte dell'altra persona, oppure anche da parte di entrambi. Quindi obiettivamente, per esempio, ragazzi, nel caso in cui voi abitiate distanti, questa persona potrebbe controllare ciò che per esempio voi postate sui social e notare particolari appunto ammiratori potrebbe indispettirsene, ovviamente viceversa anche voi, d'accordo? Quindi è un rapporto obiettivamente tra due persone particolarmente focose, quindi sia voi che anche lui soprattutto tendete diciamo a cercare di rimarcare il vostro territorio e quindi potreste diciamo essere gelosi ovviamente l'uno dell'altra, ma logicamente ragazzi è una gelosia in questo caso ovviamente votata alla verità, cioè effettivamente qui ci sono altre persone che stanno mirando a voi, cioè voi siete corteggiate non soltanto da lui, perché qui con questo 6 di bastoni effettivamente altre persone ce ne sono, d'accordo? Che sono interessate a voi, che poi a voi possano non interessare e voi possiate non notarle, d'accordissimo, liberissime di farlo, però obiettivamente il 6 di bastoni ci parla in realtà di una donna molto corteggiata, d'accordo? Comunque, vi ripeto, situazioni di gelosia e di rivalità che però sicuramente non rappresentano un blocco alla situazione, d'accordo?
Ragazzi, posizione assolutamente fondamentale, cioè diamo la parola al karma, cioè obiettivamente cerchiamo di capire ovviamente che cosa accadrà nel prossimo futuro tra voi e questa persona, a prescindere dalle vostre singole azioni. Quindi quello che vi accadrà ovviamente che il karma vi porrà dinanzi, quindi la strada che ancora dovrete andare a percorrere ovviamente con questa persona. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di denari, una lunga strada fatta però ovviamente di qualche appunto ostacolo pratico, perché parliamo di denari. Allora, nel caso in cui questa sia una persona impegnata, il 5 di denari rappresenta appunto un rapporto ufficiale che lui vorrà interrompere. Ve l'ho detto con il cavaliere di denari, una persona che sa prendersi le sue responsabilità e che molto probabilmente andrà incontro allo scioglimento, però obiettivamente uno scioglimento difficile, difficoltoso, ahimè, da un punto di vista finanziario, perché parliamo di denari, perché il 5 di denari parla di perdite finanziarie un po' inaspettate che potrebbero, diciamo, causare qualche difficoltà di troppo, d'accordo? Quindi questa non sarà una persona non disposta a chiudere il rapporto con la compagna ufficiale nel caso in cui sia una persona impegnata, ma vi ripeto, la chiusura di questo rapporto potrebbe rappresentare delle difficoltà economiche importanti che potrebbero, diciamo, creare dei bisticci non indifferenti con la compagna ufficiale. Nel caso in cui questa non sia una persona impegnata, il 5 di denari ci parla di problematiche, vi ripeto, economico-finanziarie che potrebbero alla lunga preoccupare questa persona e quindi obiettivamente, per esempio, potrebbe impegnarsi molto di più, per esempio in ambito professionale, proprio per riuscire a guadagnare il più possibile e in qualche modo potrebbe, diciamo, a volte essere magari meno affettuoso nei vostri confronti, cercarvi meno o magari avere meno disponibilità nel potervi vedere. Vi ripeto, non parla di chiusura del vostro rapporto, ma parla di difficoltà realistiche e contingenti, perché ragazzi parliamo di denari, cioè non è un 9 di spade, questa non è una persona che si inventa delle problematiche perché sinceramente è semplicemente un ragazzino che non sa scegliere o non vuole impegnarsi, assolutamente no, Qui ci sono realmente delle difficoltà che potrebbero preoccupare questa persona e magari ostacolare un po' il vostro rapporto, quindi per esempio il vostro vedervi, il vostro incontrarvi, cioè in qualche modo il rendere il più possibile equilibrato il vostro rapporto, perché il 5 di denari è una carta ovviamente di grado quinto, che come tutte le carte di grado quinto ci parla di una situazione di stabilità data da una carta di grado quarto, con un elemento in più, appunto il quinto elemento, che va in qualche modo a creare caos, a disorientare rispetto alla stabilità del 4 e quindi parla appunto di caos, parla di situazioni disordinate, di qualche litigio di troppo che potrebbe, diciamo, allungare le tempistiche che ovviamente potrebbero portare a questo 6 di bastoni, quindi al raggiungimento dei propri scopi, alla vittoria in riferimento al vostro rapporto, d'accordo? Ma qui questa persona non si inventerà niente, Questa è una persona molto forte, molto coraggiosa, che però potrebbe incappare in problematiche realistiche, ahimè a carattere economico-finanziario, quindi per esempio nel caso in cui sia una persona che già sin da ora manifesta delle difficoltà in ambito professionale, attenzione perché potrebbero in qualche modo aumentare, ahimè, queste difficoltà. D'accordo? Nel caso in cui sia una persona che sta cercando lavoro, potrebbe avere difficoltà nel trovarlo o nel trovare un lavoro, diciamo così, fisso, ma per esempio essere impegnata ed occupata in lavoretti, diciamo, saltuari che però non gli garantiscono a fine mese delle entrate particolarmente cospicue. Quindi non è la classica persona che, diciamo, possa sentirsi con le spalle totalmente coperte. Quindi ci sono problematiche, ragazzi, a carattere ovviamente
assolutamente pratico, d'accordo? Però sicuramente delle difficoltà assolutamente saltuarie che non creeranno una rottura per quanto riguarda appunto il vostro rapporto, d'accordo? Quindi nel caso in cui per esempio sia il rapporto con una persona impegnata, voi potreste per diciamo diverso tempo essere, ragazzi, tra virgolette, prestatemi il termine, essere l'amante, diciamo, di questa persona, perché una delle definizioni, diciamo, classiche del 5 di denari è la carta dell'amante, quindi potrebbe continuare a farvi vivere, diciamo, questo rapporto ancora nel nascondimento, ma non per lungo tempo, però per un tempo evidentemente più lungo del previsto. D'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione il consiglio che verrà dato invece viene dato a voi dagli arcani per cercare ovviamente di portare a casa un risultato. E qui abbiamo la carta del carro. Allora ragazzi, guardate che somiglianza rispetto al 6 di bastoni. Allora, sicuramente la carta del carro ci parla di successo, d'accordo? Però ragazzi, il principe del carro arriva vittorioso da una battaglia. Quindi, come vi ho detto poco fa, dal 5 di denari, questa è una persona che sicuramente potrebbe affrontare ancora, ovviamente, degli ostacoli. Quindi ci saranno sicuramente ancora delle piccole, diciamo, battaglie o per esempio con una compagna ufficiale nel caso in cui sia una persona impegnata o per quanto riguarda per esempio la vita professionale o comunque quotidiana contingente di questa persona, per cui potrebbe avere delle problematiche, come vi dicevo col 5 di denari, da un punto di vista economico-finanziario, oppure quelle preoccupazioni di cui vi parlavo prima con il paggio di coppe in accezione negativa. Quindi nel caso in cui abbia appunto dei figli, d'accordo? Che potrebbero, uno in particolare, preoccupare questa persona. Quindi sicuramente ci sarà ancora un periodo di rodaggio, ma da questo periodo ne uscirete assolutamente vincenti, perché la carta del carro è la carta della vittoria e questo ragazzi ve lo dicevo sin dall'inizio con il cavaliere di denari, quindi è una persona che ha voglia di vedervi, ha voglia di sentirvi, a breve appunto vi scriverà, a breve cercherà di vedervi e comunque appunto di incontrarvi, vi proporrà qualcosa di assolutamente romantico e anche eroticamente di una certa importanza. Ovviamente però ricordate che il vostro rapporto, nonostante vada avanti molto bene, potrebbe incontrare qualche difficoltà. Ecco, qual è il consiglio appunto degli arcani? Queste difficoltà ovviamente vengono e verranno superate attraverso comunque una importante comprensione, quindi a volte anche lo scendere a compromessi, cercando di andare incontro a questa persona e alle sue esigenze, perché la carta del carro, vedete, ci mette dinanzi due individui, quindi anche due destrieri, uno bianco e uno nero, che rappresentano due caratteri, due temperamenti molto diversi, ma che trovando, diciamo, quell'amalgama, quella quadra giusta che possa permettervi appunto di, vi ripeto, scendere a compromessi senza voler per forza primeggiare o comunque averla sempre vinta, ecco, in questo caso, scendendo a compromessi, andando incontro all'altra persona, quindi con discrezione, con anche consapevolezza, con empatia, con dolcezza, con tenerezza e dando molta importanza alla comunicazione, quindi sedendosi a tavolino e cercando di parlarne, di discuterne, sicuramente questo rapporto andrà avanti, d'accordo? Quindi cercate di non estremizzare, diciamo, alcune vostre posizioni, perché si potrebbero, diciamo, creare dei momenti di conflitto. Nel momento in cui voi cercherete, vi ripeto, di trovare una sorta di quadra, andando incontro anche alle preoccupazioni, cercando a volte anche di rassicurare questa persona, sicuramente voi ne trarrete del beneficio. Quindi la carta del carro parla di situazioni di ostacolo che verranno assolutamente superate, ma che per farlo nel migliore dei modi
e ovviamente anche per non perdere tempo sicuramente, perché la carta del carro è una carta molto veloce, ecco, per riuscire a non perdere tempo si tratterà di agire in maniera assolutamente matura e saggia, d'accordo? Quindi cercando, vi ripeto, di non volerla sempre avere vinta, sempre e comunque, d'accordo? Il carro parla anche di un rapporto, diciamo, creato tra due persone anche molto diverse, obiettivamente, cioè voi e lui siete proprio come questi due destrieri, uno bianco e uno nero, ma obiettivamente è proprio questo che crea questo feeling, soprattutto fisico, perché il carro parla di un rapporto fisico molto intenso e quindi un rapporto particolarmente pepato, diciamo così, soprattutto da un punto di vista erotico. Ecco, qui ci saranno altri incontri molto focosi, dove questa persona andrà in qualche modo ad avere la certezza piena, come vi dicevo con il 6 di bastoni, che siete fisicamente la sua donna giusta, la donna ideale per lui, perché vi trova veramente straordinariamente bella, cioè siete il suo ideale di donna. Ecco, da questo punto di vista però chiaramente ci deve essere anche un apporto sentimentale importante che può essere dato solo ed esclusivamente grazie alla vostra capacità, vi ripeto, di agire in maniera matura e saggia, con discrezione. D'accordo ragazzi? Quindi senza cercare di spingere troppo sull'acceleratore o di obbligare questa persona a determinate posizioni. D'accordo? Quindi comprensione ed empatia sono le strade giuste per poter evitare di creare appunto, diciamo, delle discussioni e per evitare che si sentano troppo le differenze caratteriali tra voi e questa persona. Ricordate, destriero nero e destriero bianco, d'accordo? Quindi cercate di non sottolineare troppo le vostre differenze caratteriali, cercando di andare incontro all'altra persona con comprensione, maturità e saggezza. Questo non vuol dire mettere da parte voi, i vostri desideri e le vostre necessità. Si tratta di trovare un punto di incontro, d'accordo? Quindi senza sacrificare né l'uno né l'altra. A questo punto ragazzi vediamo come ultima carta, quindi se ci sarà a breve questo incontro, come sarà e quindi come procederà il vostro rapporto. Ma che meraviglia! Allora certo che ci sarà, qui abbiamo un asso di coppe meraviglioso, certo che ci sarà. Allora, l'asso di coppe parla innanzitutto di comunicazioni, quindi sicuramente aspettatevi un SMS, una telefonata, un messaggio vocale, quindi questa persona vi contatterà a breve, parliamo di coppe, quindi pochi giorni questa persona vi chiamerà, vi contatterà. È una persona che ovviamente vorrà far seguito a queste comunicazioni a qualcosa di più concreto, parliamo di coppe, quindi fluidi. Quindi è una persona che vi desidera e quindi vorrà consumare in maniera più o meno, diciamo così, diretta, d'accordo? O comunque farvi capire che vi desidera e che siete il suo pensiero erotico, diciamo così, costante. Sicuramente è una persona che quindi farà seguire a questo messaggio che sarà particolarmente bello e ovviamente un messaggio anche molto romantico perché parliamo ovviamente di coppe. Ecco, farà seguire una nuova progettualità. Quindi potrebbe appunto invitarvi, vi ripeto, a un caffè piuttosto che, vi ripeto, mangiare qualcosa insieme, una serata romantica, una passeggiata romantica o comunque a trascorrere del tempo insieme da soli, perché qui parliamo di un asso di coppe, quindi non vorrà un appuntamento necessariamente mondano, ma vorrà trascorrere la maggior parte del tempo da soli, quindi probabilmente l'asso di coppe si rifà all'ambiente casalingo, quindi o voi a casa sua o ovviamente lui a casa vostra, d'accordo? Quindi ci sarà sicuramente un momento conviviale molto bello, molto importante perché, vi ripeto, parliamo di coppe e parliamo anche di nutrimento. Quindi diciamo più o meno fuori di metafora, è una persona che vi farà toccare con mano, assaggiare, diciamo così, l'intesa che c'è tra voi sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista affettivo e mentale. Qualsiasi problematica verrà risolta, quindi anche la comunicazione troverà largo spazio. Sicuramente se ci sono state problematiche o comunque diatribe verranno assolutamente risolte.
le fatiche ovviamente ben retribuite, le ricompense, la volontà di riuscire in questo rapporto e sicuramente anche dei momenti molto piacevoli, vi ripeto, di contatto fisico. L'asso di coppe può parlare anche di un rapporto fisico, ovviamente vero e proprio completo, perché è una domanda che mi viene spesso fatta: ci sarà un rapporto ovviamente completo? Con l'asso di coppe assolutamente sì. D'accordo? Quindi buone notizie in arrivo, parla di pienezza, parla addirittura di un nuovo inizio. Dopo queste comunicazioni e questo incontro il vostro rapporto assumerà sicuramente dei nuovi confini e ovviamente una persona che, nonostante possa esservi lontana nel caso in cui sia per esempio il rapporto con una persona distante, ecco, vi porterà delle notizie importanti, quindi potrebbe riavvicinarsi a voi o venire proprio da voi per potervi incontrare, quindi c'è anche l'organizzazione di un viaggio, d'accordo? Quindi questo, diciamo, sentirvi e vedervi vi ridarà tutte le certezze di cui voi avete assolutamente bisogno, quindi sarà un momento di grande appagamento sentimentale e ovviamente anche fisico. Inoltre l'asso di coppe parla di bellezza, quindi quest'uomo si scioglierà dinanzi a voi, cioè vi farà capire che voi siete molto belle ovviamente ai suoi occhi, ma anche lui vi piacerà particolarmente, quindi ovviamente ci sarà abbondanza e piena armonia, d'accordo? Quindi ragazzi, il rapporto veramente molto molto bello, vi viene ulteriormente consigliato dagli arcani di prendervi particolare cura di questo qualcosa che appunto sta nascendo, perché potrebbe diventare veramente qualcosa di molto bello e di molto importante, nonostante, vi ripeto, questo 5 di denari, che può ovviamente parlare di qualche piccolo ostacolo, ma ragazzi, vi ripeto, gli ostacoli verranno assolutamente superati, in particolar modo grazie al consiglio di questo carro, d'accordo? Quindi cercate sempre il compromesso, evitate le liti e le discussioni, mostrate il lato più tenero, più dolce, se vogliamo anche materno di voi, in modo da far sentire ovviamente questa persona capita e compresa. D'accordo? Quindi stesa assolutamente meravigliosa, sicuramente anche grazie ad alcune posizioni siamo riusciti ad avere uno sguardo ovviamente molto più ampio di questa storia, dunque l'incontro ci sarà, sarà un incontro veramente molto bello, anche ovviamente all'insegna del pieno erotismo, d'accordo? Di conseguenza ragazzi, come dico sempre, prestate, se volete, attenzione al consiglio che vi viene dato appunto nella carta del carro, appunto dagli arcani, tenete duro e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto!